Quando in seguito a un incidente un braccio o una gamba subiscono una grave ferita, la rete circolatoria, là dove il sangue scorre in una fitta ramificazione di vasi capillari, viene lacerata e parzialmente interrotta. Ebbene, sappiamo che dopo un po' di tempo il sistema circolatorio riesce a autoripararsi, in parte ripristinando la circolazione con nuovi collegamenti. Anche nel cervello avviene qualcosa del genere, ma solo nel primissimo periodo di vita. In caso di danni alla rete nervosa, infatti, riesce ad autoripararsi, sia pure non perfettamente, stimolando nuove connessioni. Ovviamente la domanda che si pongono i neurologi è: sarebbe possibile riattivare questa plasticità anche nelle altre fasi della vita? Beh, sono evidenti grandi vantaggi se questo si potesse realizzare almeno in parte. Barbara Gallavotti con Giulia De Francovic ci spiega quali sono le prospettive di queste ricerche. Gli occhi. Abbagliati dal fascino di uno sguardo, siamo abituati a considerarli la nostra finestra sul mondo. Ma se gli occhi sono un capolavoro dell'evoluzione, lo è ancora di più ciò che avviene dietro di essi, nella scatola cranica, dove si trova il cervello. La sua plasticità è qualcosa che continua a stupirci. L'elaborazione delle immagini catturate dagli occhi avviene nel cervello, quindi se qualcosa non funziona nel cervello la vista può essere molto compromessa, addirittura perduta. Ma ecco che può avvenire qualcosa di davvero sorprendente. Il cervello stesso può trovare al proprio interno le risorse per far fronte al danno. E allora chi dovrebbe avere una vista molto compromessa o addirittura non vedere per nulla, risulta invece avere una visione più che accettabile. Quando i nostri occhi catturano un'immagine, la retina converte lo stimolo luminoso in impulsi nervosi. Questi sono trasportati dal nervo ottico fino a un'area del cervello chiamata corteccia visiva primaria. Qui le informazioni vengono elaborate e di norma questa zona è fondamentale perché possiamo renderci conto di aver visto qualcosa. Un pericolo, un oggetto, una persona. Ma per quanto importante, la corteccia visiva primaria è solo una delle 52 aree che hanno un qualche ruolo nella visione. Ci sono una serie di aree nel cervello disposte nella parte posteriore e inferiore deputata al riconoscimento e all'analisi dell'immagine visiva. Per esempio c'è un'area che riconosce un volto da un oggetto, anche l'immagine di una zucca di Halloween. Altre aree sono deputate all'analisi del movimento e forniscono informazioni importantissime al sistema motorio. C'è poi una visione detta cieca, una visione non cosciente che può essere molto utile nella vita quotidiana. Tuttavia, stiamo scoprendo che il cervello mantiene una fortissima plasticità che permette, in caso di bisogno, di riassegnare il ruolo alle varie aree corticali. La plasticità cerebrale è massima nei primissimi tempi dopo la nascita e ne sono la prova sorprendente alcuni bambini, i quali possono vedere nonostante la loro corteccia visiva sia danneggiata. Questa immagine è la risonanza magnetica del cervello di una bambina nata con una lesione importante in uno dei due emisferi, così importante che la bambina avrebbe dovuto non poter vedere un'intera metà del campo visivo. Invece la bambina vede molto bene e può capitare che bambini nati con lesioni di questo tipo vedano talmente bene da arrivare a iniziare il percorso scolastico senza che nessuno si sia mai accorto che il loro cervello funziona in maniera un po' diversa. Questo fenomeno può verificarsi perché quando il danno avviene davvero molto precocemente, altre parti della corteccia possono prendere in carico le funzioni della zona perduta. Nelle prime settimane di vita, nel cervello sono attive delle connessioni fra le aree visive che normalmente vengono a perdersi con lo sviluppo. Tuttavia, in caso di bisogno,
Queste connessioni continuano ad essere attive e possono trasferire quindi informazioni ad altra parte del cervello. Aver capito questo è molto importante perché ora possiamo provare a capire come ristabilire queste connessioni in un adulto in presenza di un danno, per esempio dopo un ictus. Per aiutare tutti i piccolissimi pazienti, i ricercatori hanno concepito questa sorta di palestrina. La visione è stimolata dalle immagini sulla parete laterale, mentre gli oggetti permettono di stimolare la presa. CareToy, il gioco che cura, è stato ideato per essere utilizzato a domicilio delle famiglie. I sensori che ha a bordo sono in grado di rilevare informazioni e di trasmettere i dati sullo sviluppo del bambino ai laboratori. I ricercatori possono così monitorare lo sviluppo e i progressi del bambino e continuamente aggiornare i programmi di stimolazione che i genitori potranno fare a domicilio. Abbiamo ottenuto dei risultati molto significativi che dimostrano che una stimolazione di un mese è in grado di dare un grande impulso allo sviluppo visivo di questi bambini. Già nell'infanzia avanzata il cervello conserva solo pochi residui dell'incredibile plasticità che aveva alla nascita. Ma quei residui possono ancora rivelarsi molto utili, ad esempio se un ictus danneggia la corteccia visiva di un intero emisfero, cosa che può verificarsi anche nei primi anni di vita. Se si perde metà del normale campo visivo, si perde ovviamente anche la capacità di notare un oggetto in movimento in quella metà. Questo bambino afferra prontamente la pallina quando arriva da destra, dove il suo campo visivo è integro, ma non riesce ad accorgersi con la coda dell'occhio dell'arrivo della pallina da sinistra, quindi la prende più tardi. Questa capacità può essere in parte recuperata grazie a questo strumento. Lo strumento emette un segnale sonoro e contemporaneamente nella stessa direzione un breve segnale luminoso e chi lo usa impara a dirigere la testa e lo sguardo verso il segnale sonoro e quindi anche verso il segnale luminoso nonostante non possa vederlo coscientemente. Alcuni studi hanno dimostrato che con il tempo e la pratica il cervello impara a reagire al movimento nella zona cieca anche in assenza del suono. Come è possibile? Qual è il nesso fra questi due stimoli? Sappiamo che esistono diverse aree del cervello dove si trovano i neuroni multisensoriali, cioè in grado di ricevere informazioni contemporaneamente da diversi sensi. Per esempio, possono sia elaborare l'immagine di un pianoforte che il suo suono. Pensiamo che questa attrezzatura consenta di allenare proprio questo tipo di neuroni a rispondere maggiormente a stimoli di tipo visivo. Questi stimoli, tuttavia, non possono essere elaborati dalla corteccia che non funziona, ma da altre aree del cervello che permettono una visione non cosciente. Esiste dunque una capacità di vedere gli oggetti inconsapevolmente e può essere favorita con una specifica riabilitazione. Questa capacità raggiunge livelli straordinari nel caso di persone con la cosiddetta visione cieca. Ad esempio, questa bambina non ha alcuna consapevolezza di ciò che avviene nella metà sinistra del suo campo visivo, eppure schiva senza difficoltà una palla proveniente da quel lato. Potremmo definire la visione cieca come una sorta di sesto senso, una delle tante armi segrete che il nostro cervello può mettere in campo grazie alla sua incredibile capacità di adattarsi in caso di bisogno.